Vai, siamo in onda. Ciao, caro studente e cara studiante, e bentornato e bentornata nella nostra grande video lezione di grammatica del mese raffreddata. Sì, perché io la scorsa settimana mi sono beccata un bel raffreddore, ma finché fosse solo un raffreddore, va bene, lo sopportiamo. Lo scorso fine settimana sono stata anche con la febbre, quindi mi sono fatta 2 domande, ho detto, forse c'è qualcosa che dobbiamo controllare da un medico, perché questa febbre mi sembra un po' strana. Pensavo fosse influenza, ma non era influenza, e alla fine ho avuto il verdetto proprio ieri dal mio medico, rullo di tamburi. Ho una bella otite che appunto mi ha portato la febbre. Dunque, benissimo, questo freddo mi ha distrutta. Non ho il fisico, a quanto pare, per affrontare questo freddo. Infatti qui a Bari questa settimana e anche un pochino lo scorso fine settimana ha nevicato, signori e signore. Che grande cosa qui nel sud della neve. Cioè, ovviamente ha nevicato pochissimo, la temperatura era a 0 gradi, è scesa anche sotto lo zero, però non era una temperatura tale da far posare la neve e da far rimanere la neve. Comunque è stato molto carino per qualche oretta vedere un po' di nevischio poggiato sulle macchine e sui balconi delle case. Quindi questo cosa significa? Significa che sono proprio un abitante del sud, che appena arriva un freddo un po' più importante si ammala. Dunque non ho il fisico per il freddo, ma bando alle ciance, con questo naso tappato passiamo subito a vedere insieme l'argomento di questa grande video lezione di grammatica del mese. L'argomento di questa grande video lezione di grammatica è stato ispirato e richiesto da uno dei nostri patroni su Patreon, e cioè Barry, che è anche un mio caro studente. Quindi grazie Barry innanzitutto per il tuo supporto al nostro lavoro, che è sempre molto importante, ma grazie soprattutto per avermi suggerito questo tema che, ti dirò, non è stato semplice, ok? Non è stato semplice creare una lezione su questo tema. E capiremo insieme, tutti insieme, perché tra un po', quando inizierò a spiegare la lezione. Adesso vediamo insieme qual è stata la domanda di Barry, da cui io poi ho creato questa video lezione. Barry mi ha detto di avere difficoltà ad utilizzare i verbi dovere, avere bisogno di e servire. Mi diceva che ogni volta che deve utilizzare questi verbi è sempre confuso, perché non sa appunto quale di questi tre scegliere, dal momento che hanno significati molto simili. E sì, hanno significati molto simili, e inizio a dire già da ora che sono interscambiabili all'interno della lingua italiana. Ma adesso ci arriviamo, un passo per volta, e vediamo innanzitutto brevemente quali saranno i contenuti di questa video lezione. Procederò in ordine a spiegare: 1. Il verbo dovere, quindi il significato e l'utilizzo del verbo dovere; 2. Il significato della struttura avere bisogno di; 3. Il significato del verbo servire; e 4. Infine, spiegherò come usarli, cioè la struttura da dare a questi verbi. Cosa usiamo dopo avere bisogno di, come usiamo servire e cosa usiamo dopo il verbo dovere. Sono sicuramente cose che già sai, ok? Però sempre meglio ripassare e rivedere questi argomenti che trascurarli. Prima di iniziare questa video lezione ti ricordo come sempre che troverai collegati a questa video lezione degli esercizi di grammatica che ho creato appunto per darti la possibilità di fare pratica sull'argomento di cui sto per parlare dopo la lezione, dopo la video lezione. Quindi se vuoi fare questi esercizi ti consiglio di andare sul nostro sito lernilango.com, nella sezione contenuti grammaticali, sezione di grammatica, lezioni di grammatica, troverai la video lezione e sotto gli esercizi legati a questa video lezione. E dunque, detto questo, fatta questa premessa, entriamo subito nel vivo di questa video lezione e iniziamo a spiegarne i contenuti. Io leggerò alcuni degli appunti che ho preso sul mio computer. Partiamo subito spiegando il significato del verbo dovere in italiano. Importante dire che il verbo dovere indica un obbligo,
questo è molto importante e poi vedremo dopo perché, appunto confrontandolo con gli altri verbi. Dunque il verbo dovere indica, fa riferimento ad un obbligo. Ogni volta che vogliamo parlare di un obbligo, noi dobbiamo utilizzare il verbo dovere. Questo obbligo può avere una natura diversa. Può essere un obbligo esterno, ma può essere anche un obbligo interno. Quando l'obbligo è esterno, la situazione è molto semplice, cioè sappiamo al 100% che dobbiamo utilizzare il verbo dovere. Quindi un obbligo esterno può essere dettato per esempio dalle leggi, dalle norme, ok? Quindi la mia patente è scaduta, devo rifarla. Vedi in questo caso? In questo caso faccio riferimento ad un obbligo esterno, va bene? Perché la legge mi obbliga a rifare, a rinnovare la patente per poter circolare con la macchina. Dunque, in questo caso, come vedi, è semplice. Se io so che sto parlando di un obbligo esterno, allora vado, senza pensarci, e utilizzo automaticamente il verbo dovere in italiano. L'obbligo però può essere anche interno e qui la situazione si complica, ok? Qui il confine nel significato tra questo verbo e gli altri tre, e dunque avere bisogno di e servire, in questa seconda accezione dell'obbligo interno il confine diventa un po' più sottile, ok? E quindi in questo caso iniziamo a farci più domande. Devo usare uno o devo usare l'altro? Devo usare avere bisogno di? Devo usare dovere o devo usare servire? Ok? L'obbligo interno mantiene la natura di obbligo, va bene? Ma è un po' diverso rispetto all'obbligo esterno dettato dalla legge, per esempio, ok? Quindi posso dire ho il frigo vuoto, devo fare la spesa, ho l'obbligo di fare la spesa, perché appunto ho il frigo vuoto e altrimenti non posso mangiare. Capisci però che in questo secondo, con questa seconda accezione, potremmo anche dire il frigo è vuoto, ho bisogno di fare la spesa, il frigo è vuoto, mi serve fare la spesa. Vedi, queste altre due frasi che ho creato non sono così sbagliate, sono delle frasi possibili, sono due utilizzi possibili, ok? Quindi, come dicevo all'inizio, quando passiamo dall'obbligo esterno all'obbligo interno, il confine tra questi tre verbi, dovere, avere bisogno di e servire, inizia a diventare sempre più sottile. Quando abbiamo l'obbligo esterno, no, questo confine è ben netto. Obbligo e poi dall'altro lato bisogno, che sono due cose diverse, ma con obbligo interno la situazione si complica. Ora, esiste una differenza di significato tra dovere come obbligo interno, tra avere bisogno di e servire? C'è, certamente, e adesso la vedremo insieme. Io te la spiego assolutamente, studiante, perché è importante saperlo, perché esiste questa differenza di significato, ma voglio che tu tenga a mente che questa differenza di significato è estremamente sottile, ok? Quindi ci saranno tanti casi in cui è più che sottile, a volte anche molto arbitraria, cioè dipende anche molto dall'interpretazione che la persona che parla sta facendo di quel verbo, perché magari una persona usa dovere perché lo vede come obbligo interno, un'altra persona usa avere bisogno di perché lo vede come bisogno, quindi è molto arbitrario come utilizzo. Quindi esiste certamente, c'è questa differenza di significato, ma ricorda bene, voglio che tu tenga a mente che la linea, ok, il confine fra queste parole è molto labile dal punto di vista del significato e che poi dobbiamo fare i conti con l'arbitrarietà del parlante, ok? Perché ripeto, per una persona una cosa può essere un obbligo interno, per un'altra può essere un bisogno e dunque c'è uno scambio anche di verbi e di strutture utilizzate, dovere, avere bisogno di, servire, eccetera, eccetera. Un'altra cosa importante da tenere a mente è la frequenza di apparizione di queste strutture in determinati contesti, con determinate parole. Perché magari tu leggi una frase e dici ah, questo è un bisogno, però in quel determinato contesto, magari con quella parola, in quella situazione, ok? O in quella frase, è più frequente in italiano utilizzare un altro verbo, ok? E tu dici, ma perché? Lì la spiegazione è semplicemente frequenza di utilizzo.
e nient'altro. Dunque, perché ho fatto questa parentesi? Perché sì, vediamo insieme la differenza di significato, ma devi sempre tenere a mente queste 3 cose. 1. Confine labile di significato tra i 3 verbi. 2. Arbitrarietà di utilizzo del parlante. 3. Frequenza d'uso, frequenza d'apparizione di un certo verbo in determinati contesti. Dunque, detto questo, passiamo subito a vedere il significato insieme degli altri verbi. Faccio un piccolo riassunto di quello già detto, e cioè che dovere fa riferimento, indica un obbligo. Può essere un obbligo esterno, dettato dalla legge, la patente è scaduta, devo rinnovarla, ma può essere anche un obbligo interno, il frigo è vuoto, devo fare la spesa. Non c'è una legge in questo caso che mi obbliga a fare la spesa, ma è più una legge che viene da dentro di me, ok? Quindi devo fare la spesa perché devo mangiare. Vediamo adesso invece il significato di avere bisogno di. Allora, avere bisogno di, come dice anche la parola presente all'interno di questa struttura, bisogno, avere bisogno di indica un bisogno. Che cos'è un bisogno? Un bisogno è una mancanza. Mi manca qualcosa, non ho qualcosa e dunque devo colmare questa assenza, questa mancanza, facendo qualcosa. Sono molto stanca, ho bisogno di riposare. Cosa mi manca? Mi manca il riposo. Quindi sono stanca, ho bisogno di riposare. Riposando colmo la mancanza che ho con la stanchezza. Quindi avere bisogno di è legato a questa sfera di significato, alla sfera di significato della mancanza. Servire invece ha 2 significati precisi. Servire invece ha 2 significati. Il primo è molto simile a quello di avere bisogno di. Il secondo invece no, è abbastanza diverso, quindi è più facile da utilizzare. Servire significa essere necessario. Per questo progetto mi servono 10 collaboratori. Quindi per questo progetto, per portare a termine questo progetto, sono necessari 10 collaboratori. Per capire quando usare servire basta fare appunto questa prova di sostituzione. Se in questa frase sostituisco servire con sono necessari o è necessario, eccetera, eccetera, la frase ha ancora senso? Sì, bene, allora posso utilizzare servire. Avere bisogno, ripetiamo da un lato, mancanza, ok? Quindi colmare la mancanza, servire, essere necessario. Però capisci che questi 2 significati sono molto simili. Io posso anche dire per portare al termine il progetto ho bisogno di 10 collaboratori. Vedi, questi 2 significati in questo caso sono molto simili, quindi tu puoi usare sia uno che l'altro. Se proprio vuoi essere precisino o precisina, devi fare la riflessione: colmo una mancanza o è una necessità o è necessario? Che poi comunque sono cose molto simili tra di loro, hanno un significato molto simile, però tu puoi sempre porti questa domanda e in base alla risposta saprai quale utilizzare. Ma se usi uno o usi l'altro in questo contesto non commetti un errore, non è un errore, ok? È semplicemente una scelta linguistica differente, una scelta di vocabolario differente. Diverso invece il secondo significato del verbo servire, che è abbastanza diverso da quello precedente, che quindi è più semplice, grazie a questo secondo significato, capire quando utilizzare uno invece dell'altro, ok? Il secondo significato del verbo servire è avere un fine, avere uno scopo. Lamentarti non serve a niente. Lamentarti non ha un fine, non ha uno scopo, è inutile, ok? Quindi il verbo servire, come vedi all'interno di questa frase, ha questo significato di avere un fine. Non serve comportarti così per ottenere ciò che vuoi. Comportarti così per ottenere ciò che vuoi non ha un fine, ok? Non ha uno scopo. Quindi se continui a comportarti in questo modo, non raggiungi nessun obiettivo, ok? Quindi non ottieni ciò che vuoi, perché appunto quello che fai è inutile, è senza fine.
senza scopo. Ecco, questo secondo significato è molto più vicino a essere inutile al negativo o essere utile al positivo. Studiare serve a passare gli esami. Vedi? Studiare è utile per passare gli esami. Ha uno scopo, ha un fine questo studio. Qual è lo scopo? Qual è il fine? È quello di passare gli esami. Quindi questo secondo significato del verbo servire, come vedi, è abbastanza diverso da quello precedente, quindi ti dà una maggiore possibilità di dire ok, devo usare servire e non devo usare avere bisogno, perché nelle frasi che ho appena spiegato, nelle frasi che ho appena detto, non possiamo sostituire servire con avere bisogno. Ora, ricapitoliamo tutto quello che abbiamo detto finora. Dovere indica obbligo interno o esterno. Avere bisogno indica bisogno e dunque mancanza, un bisogno è una mancanza che va colmata. Servire significa essere necessario, primo significato, molto simile al significato di avere bisogno. Secondo significato di servire è essere utile o inutile, avere o non avere un fine o uno scopo. Ora, scrivi bene quello che ho detto, prendi appunti, fai uno schemino, studialo bene, poi vai a fare gli esercizi, prenditi un po' di tempo per fare gli esercizi e ho creato delle frasi molto specifiche per farti ragionare nei termini della video lezione. Quindi fai la pratica e vedi come va. Se ci sono problemi quando fai le frasi degli esercizi e non capisci, ok, perché servire in quel caso, scrivimi, ok, e io ti aiuterò, va bene? Ti darò una risposta al tuo dubbio. Brevemente ripetiamo invece come utilizzare dovere, avere bisogno di e servire. Per servire non c'è bisogno perché ho già creato una video lezione su questo argomento, video lezione che puoi guardare cliccando su questo link in alto, ok? Dove spiego appunto come usare i verbi servire, piacere, sembrare, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda dovere, ricordiamo che è un verbo modale, quindi dopo il verbo modale utilizziamo sempre il verbo all'infinito. Attenzione a non mettere un nome dopo dovere, perché se mettiamo un nome dopo dovere cambia completamente il significato. In che senso cambia il significato? Te lo spiegherò in un'altra video lezione. Per adesso ti basta sapere che dopo dovere va sempre e solo il verbo all'infinito. Poi abbiamo avere bisogno di. Dopo avere bisogno di, mi raccomando la preposizione di importantissima, non manca mai, non deve mancare mai, mettiamo ho un infinito, ho bisogno di fare, ma possiamo anche mettere un nome. Ho bisogno delle uova, per esempio, ok? Quindi va bene sia un infinito che un nome, ma solo infinito, non altri verbi. Mi raccomando, non altri tempi o modi verbali, solo l'infinito. Bene, metti insieme le idee, ti ho detto, fai gli appunti, prendi gli appunti, fai gli esercizi e se hai delle domande scrivimi. Io sono qui per aiutarti. Questa è stata proprio una lezione filosofica sul concetto di bisogno, necessità, obbligo, proprio una lezione di filosofia mi è sembrata, come quelle del liceo, dove riflettevamo, ma che cos'è un dovere, ma che cos'è un obbligo, eccetera, eccetera. Bene, italiano con filosofia abbiamo fatto oggi. Io ti ringrazio per il tuo ascolto, caro studente e cara studiante, e ci sentiamo il prossimo mese con una nuova video lezione di grammatica. Mi raccomando, studia sempre l'italiano, almeno un po' ogni giorno. Ci vediamo alla prossima. Ciao!